Chi è il nouveau clown? Chi è il nuovo clown? Di solito, se diciamo la parola clown, il nostro pensiero vola subito all'immagine del clown del circo, o peggio ancora il clown malvagio del cinema horror, tanto in voga nel XXI secolo. Peccato, perché nonostante l'arte del clown del circo possa entrare in qualche modo nella concezione del nuovo clown, spesso il cliché, lo stereotipo, ci impediscono di andare fuori dagli schemi e rendono ancora più difficile l'idea che dietro ci possa essere, oltre che una mentalità, un vero stile di vita. Detta così suona un po' strano, vero? Ma ti assicuro che è così e che alla fine mi dirai tu stesso se il nostro ragionamento sta in piedi oppure no. E allora, se sei pronto, cominciamo! Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G nella vita facciamo i comici visuali. Da poco sono anche il direttore artistico del Finch Comedy Festival che si svolge a dicembre a Taormina, il primo festival mondiale del Nouveau Clown. Ma chi è dunque il nuovo clown? È un essere umano che compie un viaggio interiore, alla ricerca della sua debolezza, della sua natura più semplice. È un artista che alla fine di questo viaggio si presenta come un fallito agli occhi degli altri. È un attore che si serve del proprio fallimento artisticamente con libertà e ne trae grande forza espressiva. Tutto questo è frutto di una lunga ricerca da parte di tanti artisti prima di noi, Jacques Lecoq, Pierre Villain per citare i grandi, e noi l'abbiamo accolta e fatta nostra, sia come comici che come esseri umani. Se ti chiedessimo, è più facile far ridere o far piangere? Tu cosa risponderesti? No, non ti sei bloccato il video, ti voglio dare qualche secondo per pensarci. Beh, non c'è dubbio, è più difficile far ridere. Diventa una missione impossibile escogitare un modo per far ridere naturalmente gli altri. Se non fai un lavoro su te stesso, non c'è tecnica che regga. Spesso gli artisti pensano di essere dei comici infallibili, di sapere come far ridere il pubblico facilmente. Pensano di averlo in pugno. Ne sono davvero convinti, fino a pensare che se il pubblico non ride è perché loro non hanno capito la battuta. La verità è che se l'artista vuole far ridere e nessuno ride, la cosa diventa davvero seria. No, non è retorica, diventa difficile per davvero. La musica cambia quando e se l'attore decide di fare questo viaggio. Andare alla ricerca della parte più ridicola e più vulnerabile, per poi servirsene artisticamente. E qui è solo qui che nascono i personaggi comici, quelli tragicomici, i buffoni autentici. Il nuovo clown è un clown contemporaneo, non sempre indossa il naso rosso e per questo a volte si fa fatica a riconoscerlo. Ciò che lo contraddistingue è il concetto di comico. Il perché è comico. Non per ciò che fa, ma come lo fa. Se la comicità del clown del circo è basata per esempio sul conflitto tra il clown bianco e l'Augusto, la comicità del nuovo clown è rivolta tutta su se stesso. Cioè è il clown stesso l'oggetto della risata. Il conflitto è tra sé e il suo corpo, per esempio, tra sé e la natura, tra sé e gli oggetti. Qui entra in gioco un tema tanto caro a noi due, tanto da dedicare un intero festival, il tema dell'autoironia. Non c'è mezzo più potente dell'autoironia, in scena, nella vita, nel lavoro, insomma non prendersi troppo sul serio aiuta a non essere infelici. Ma attenzione, per accettare di poter ridere di se stessi bisogna prima di tutto accettare di essere imperfetti. Perché corriamo a correggere i nostri difetti? Il più delle volte è per paura di non essere accettati. Il segreto è accettarsi prima che gli altri accettino noi e iniziare a ironizzare su se stessi, col pensiero, con le azioni, con una piccola battuta. Ma occhio, non occorre umiliarsi. Ti dico di più, non serve essere clown per saper ridere di se stessi. L'autoderisione è una grande dote che se alimentata può rendere la vita di ogni uomo più leggera, sia quando si rapporta con gli altri che quando si guarda dentro. Come artisti noi due usiamo l'autoderisione in scena, ma anche nella vita. Ci sentiamo parte di questo movimento che mette al centro non la potenza o l'intelligenza dell'uomo, ma la sua vera natura, con i suoi errori, con i suoi difetti. Così un attore o un artista che intraprende questo cammino può sentirsi anche lui un nuovo clown, perché durante la sua performance potrebbe far riflettere, coinvolgendo lo spettatore, gli mostra le sue debolezze,
Il fallimento, la caduta, il pasticcio del clown assomigliano tanto a quelli dello spettatore che lo sta guardando. Avviene così che spesso lo spettatore si riconosce nelle stesse reazioni. Ma si sorprende pure perché la conclusione del nuovo clown è geniale e spesso inaspettata. Il nuovo clown è un essere vero, autentico, che con l'arma della comicità si mette a nudo per suscitare gioia e allegria. E allora, ti senti anche tu un nuovo clown? Ti senti anche tu un po' autoironico? Beh, se è così, vedrai che se te ne renderai conto e comincerai a farci caso, che è autoironico è molto più interessante di qualcun altro, perché l'autoironia dimostra intelligenza e soprattutto forza, quella di non aver paura del giudizio. Spero ti sia piaciuto il video e che tu abbia compreso il significato del nuovo clown. E se è così, dimmi la tua nei commenti e iscriviti al canale. Ciao, a presto!